Salve e benvenuti alla Piana di Astre. Io sono Jack Sunlight e sono qui per riassumere a grandi linee la storia dei Gormiti, basandomi per ora sulle informazioni date dalle serie che vanno dalla prima serie a Final Evolution. In questo video parlerò del punto di partenza della storia dei Gormiti, non dal punto di vista cronologico, in caso questo argomento si potrebbe vedere anche in un altro video. Tratterò i corti Le origini e The Legend Begins. Entrambi presentano la stessa storia, ma The Legend Begins è un rimaneggiamento, un remake della storia di Origini, con i protagonisti in versione di Nergeia, di cui sfortunatamente finora si trova solo la versione in inglese, doppiata in inglese. Questo rimaneggiamento è stato fatto per far sì che la serie si ricolleghi alla storia delle origini in maniera più organica. Anche le animazioni che vi mostrerò verranno da The Legend Begins e non ho bisogno di spiegarvi il motivo, lo vedete già con i vostri occhi. Ma prima di iniziare, sigla! Ci troviamo sull'isola di Gor, una terra lontana in un tempo lontano, ma che poi verrà specificato essere un universo parallelo centinaia di migliaia di anni fa, mentre c'erano i dinosauri, per intenderci. Quindi più lontano di così non si poteva. Inoltre non ci viene data alcuna informazione sulla proporzione dell'isola rispetto al pianeta in cui si trova, se ci sono altre zone di terra, non ci viene detto assolutamente niente, si parla soltanto di quest'isola e soltanto di quest'isola continueremo a parlare. Questo luogo abita la popolazione dei Gormiti, individui dalle fattezze umanoidi di cui ci viene detto poco o niente tranne che compongono una civiltà pacifica che vive ai piedi del Monte di Fuoco, governata dal vecchio saggio, individuo che, come dice il nome, è un vecchio molto saggio, con poteri magici, attraverso i quali vede tutto. Si autodefinisce padre di tutti i Gormiti e si dice esista dall'inizio del tempo. La popolazione teme il Monte di Fuoco per via di varie leggende che lo riguardano e probabilmente anche per via del fatto che su questo monte è stampata una faccia molto inquietante. E io ora mi chiedo, perché non si sono trasferiti? L'isola di Gorm è gigantesca, si sarebbero potuti mettere ovunque lontano da quel posto e avrebbero anche dovuto farlo, perché un giorno il Monte di Fuoco si ricorda di essere un vulcano e decide di eruttare. Dalla lava che cola cominciano a nascere creature mostruose che, comandate da Magmion e Lavion, questi cosi qua, si mettono a distruggere l'intera civiltà dei Gormiti. In realtà questa catastrofe è stata organizzata da Magor, un'entità di pura malvagità che vuole conquistare l'isola e assorbire le anime dei Gormiti. E qui la grande differenza fra il corto originale e il remake di Legend Begins. Infatti, nel corto originale era stato Magmion che aveva organizzato l'attacco, ma poi venne sostituito da Magor per ragioni di continuità. Di conseguenza Magmion è passato da essere un grande stratega che per secoli si è messo a organizzare questo attacco ad essere un idiota senza cervello che spacca ciò che vede, carica senza pensare, ma in realtà la figura di idiota era già egregiamente eseguita dal personaggio di Lavion. Di conseguenza Magmion si sovrappone al personaggio di Lavion e diventano due entità praticamente identiche e rimarrà questa sorta di macchietta fino alla fine della serie Final Evolution. Finito di sterminare tutta la vita senziente presente sull'isola, i guerrieri di lava sono costretti a tornare nel vulcano perché privi di energie.
un solo essere vivente senziente sopravvive, ed è il vecchio saggio, che probabilmente si sarà nascosto da qualche parte dentro una torre in cima a un monte, poiché incapace di rispondere. Sto povero vecchio ci rimane male, dato che, sai com'è, tutte le sue creazioni, tutti i suoi amici sono oramai morti, e si mette a piangere. Dai suoi occhi sgorgano lacrime, che però si uniscono con la forza creativa della natura, e così nasce l'occhio della vita. Una sorgente di vita che, fondendosi con vari elementi della natura, permette la rinascita del popolo dei Gormiti. Viene detto permette la rinascita del popolo dei Gormiti, ma intende crea una nuova popolazione che, abitando su Gorm, verrà definita popolazione dei Gormiti. Ok, specificata questa cosa, elenchiamo i popoli creati dall'unione dell'occhio della vita con i vari elementi e i campioni che vengono scelti per governare su questi popoli. E sono il popolo della terra, governato da Geus, il popolo della foresta, governato da Tasarau, il popolo del mare, governato da Poivrons, e il popolo dell'aria, governato da Noctis. Non credo di aver bisogno di dire con che cosa sia unito l'occhio della vita, perché è abbastanza intuibile. Questa nuova popolazione gormitica viene definita pacifica, esattamente come la popolazione che abitava prima l'isola, anche se la maggior parte di loro ha un'arma al posto di almeno una delle loro mani. Nonostante ciò, i popoli vivono in armonia, condividendo fra di loro le capacità innate di ogni popolo, e decidono di festeggiare l'anniversario della loro rinascita con una festività chiamata Vallallodan. Si scrive, Valadolan. ma non so come pronunciarlo. Ma chi se ne frega, tanto è la prima e ultima volta che ne sentiremo parlare. Durante questa festività accendono un fuoco come dimostrazione di controllo nei confronti delle creature uscite dal vulcano, e sparano fuochi d'artificio. Come hanno fatto? È la magia del vecchio saggio? È per caso un accombo fra il popolo dell'aria e il popolo della terra? In un anno hanno sviluppato la polvere da sparo? Quanto dura un anno nell'isola dei Gormiti? Vabbè, non lo sapremo mai e non credo sia rilevante. Fatto sta che proprio in questa giornata Magor decide di risvegliarsi e di maledire tutti i Gormiti con il Purple Bolt. Tranquilli, è la prima e ultima volta che ne sentiremo parlare. La maledizione consiste nel non far più capire ai Gormiti cos'è la pace. Quindi tutti cominciano a menarsi tantissimo e fortissimo per il controllo dell'isola. E sto menaggio collettivo va avanti per vari cicli. Alcuni Gormiti periscono e altri pure. Con tutto sto menaggio, secondo me, solo ora anche le creature laviche cominceranno a essere considerate Gormiti, in quanto loro ora abitano Gorm in maniera più continua e senza dei letarchi che durano almeno un anno. E in quanto adesso sono considerati Gormiti, possono formare un popolo, e quindi il popolo governato da Lavion verrà definito il popolo della lava, e il popolo governato da Magmion verrà definito il popolo del magma. Ma si forma una sorta di profezia che recita: quando ogni speranza perduta sembrerà, volgi lo sguardo all'orizzonte, una luce brillerà. Il vero principe di Gorm arriverà, e su lui l'alba di una nuova pace inizierà. Spero che il video vi sia piaciuto, condividetelo a chi potete, e se vi interessano altri contenuti gormitici iscrivetevi al canale perché molto probabilmente un giorno ne usciranno altri. Ciao!